Qui conta come Narcisse innamorò dell'ombra sua, quindi qui si racconta di come Narciso si innamorò della sua ombra, cioè della propria immagine riflessa. Siamo al 46esimo capitolo e qui la storia è quella del cavaliere Narciso. La vicenda mitologica viene riletta e reinterpretata in chiave cristiana e non poteva essere diversamente proprio perché siamo alla fine del 200, tra il 1280 e il 1300, e questo anonimo fiorentino reinterpreta una storia che era notissima e diffusissima e soprattutto antichissima. Risale alla letteratura greca, perché i greci erano un popolo straordinario, capaci di rielaborare tutti i sentimenti, le emozioni umane attraverso dei racconti, attraverso questi miti, queste brevi storie che però davvero incantano e soprattutto hanno molto da insegnare ancora oggi a noi uomini moderni, perché spesso noi non siamo più capaci di passare dallo stato pulsionale allo stato invece riflessivo, razionale. Non riusciamo più a controllare le nostre passioni proprio perché abbiamo perso anche questa capacità di raccontare storie, di elaborare il lutto, la morte, il dolore, perché spesso e volentieri teniamo lontani i bambini da queste cose. Invece sbagliamo, perché è molto importante che capiscano fin da subito quanto sia fondamentale fare i conti anche con la faccia negativa della realtà, perché la vita non è tutta rose e fiori. In questo caso Narciso, il figlio del dio del fiume, della ninfa, diventa un cavaliere. La storia è davvero stringata, sintetica, come siamo ormai abituati a sentire, a leggere ogni volta che apriamo il novellino, e l'autore non aggiunge nulla di suo, non c'è neanche bisogno del commento perché questa storia era nota a tutti. Qui però non troviamo più Eco, la giovane che si era innamorata di Narciso, bensì un gruppo di donne, un gruppo di giovani che poi lo ripescano dalla fontana. Narcisse fu molto buono e bellissimo cavaliere, pochissime informazioni, qualche aggettivo e ci viene già detto tutto. Un giorno avvenne che egli si riposava sopra una bellissima fontana, quindi è stanco, magari ha corso, ha cavalcato molto e quindi si riposa per ristorarsi e naturalmente deve abbeverarsi alla fontana, e dentro l'acqua vide l'ombra sua molto bellissima. Notiamo anche questo raddoppiamento quasi pleonastico, molto bellissima, cioè è davvero un cavaliere di grande bellezza, di grande fascino, e cominciò a riguardarla e rallegravasi sopra la fonte, e l'ombra sua facea il somigliante, e anche l'ombra sembra rispondergli nello stesso modo, quindi sembra sorridergli a sua volta, e così credeva che quella ombra avesse vita, che istesse nell'acqua, e non si accorgeva che fosse l'ombra sua. Non sa, non capisce, non è in grado di distinguere la realtà dalla fantasia, la realtà dall'immaginazione, da un semplice riflesso, ed è convinto che in quell'acqua dimori davvero una creatura che lo stia guardando e che lo stia fissando, e che soprattutto gli rivolga un sorriso. Cominciò ad amare e ad innamorare sì forte che la volle pigliare, cioè se ne innamora così perdutamente da volerla proprio prendere e portare via con sé, e l'acqua si turbò, l'ombra spario, ond'egli incominciò a piangere. Prova a toccarla, ma quando le sue dita toccano la superficie dell'acqua, ecco che l'immagine sparisce, proprio perché l'acqua si increspa e non si vede più nulla. E l'acqua, schiarando, e si intorbidisce. Quando poi finalmente si rischiara, quindi ritorna bella limpida, vide l'ombra che piangea, quindi rivede di nuovo la propria immagine. Allora egli si lasciò cadere nella fontana, sicché annegò. La vede piangere, in realtà è se stesso riflesso, e dal dolore, dal dispiacere, forse pensava addirittura di avere in qualche modo urtato la sua sensibilità, e quindi non potendo sopportare
la vista di queste lacrime e di questa disperazione preferisce negarsi, quindi si lascia cadere dentro. Il tempo era di primavera, quindi è finito un ciclo delle stagioni, sta per rinascere tutta la natura a nuova vita, quindi le piante stanno per sbocciare, e non è un caso perché la primavera è il simbolo della rinascita. Donne si venivano a diportare alla fontana, cioè venivano proprio per fermarsi e per bere a questa fontana. Videro il bello Narcis affogato e lo trovano quindi dentro alla fontana. Con grandissimo pianto lo trassero dalla fonte e così ritto l'appoggiarono alle sponde, quindi lo tirano fuori e rigido, ormai immobile a causa della morte, quindi è già sopravvenuto il rigor mortis, non è più possibile salvarlo, l'appoggiarono alle sponde, onde dinanzi all'odio d'amore andò la novella. La notizia giunge fino al dio dell'amore, onde l'odio ne fece nobilissimo mandorlo, quindi lo trasforma in un mandorlo. Ecco che qui si verifica la metamorfosi, quella famosa trasformazione così cara ai greci e presente in tutte le metamorfosi, in tutti i miti di cui parlano. Molto verde e molto benestante, stava bello dritto, bello ritto, e fu ed è il primo albero che prima fa frutto e rinovella amore, il primo albero che fiorisce in primavera e che per primo quindi ricorda a tutti la stagione degli amori. Il mito quindi viene reinterpretato, riletto in chiave cristiana. Eco qui non è più presente, c'è solo Narciso. La giovane viene sostituita con questo gruppo di giovani che lo trovano e che si disperano per la perdita di una persona così bella, così attraente. Rimane la metamorfosi, ma qui è l'intervento di un dio che lo trasforma naturalmente, il dio dell'amore. E non è un caso che anziché il narciso qui venga trasformato nella pianta del mandorlo, perché il mandorlo in primavera è proprio il primo albero a fiorire e i suoi fiori sono proprio i primi a sbocciare, e quindi il fiore del mandorlo è metafora e simbolo della caducità della vita, perché questo fiore in poco più di una settimana, 10 giorni circa, cambia colore e poi si stacca dai rami e cade a terra. Quindi rappresenta anche nell'Ecclesiaste la caducità, la fugacità del tempo e la caducità della vita, quindi la bellezza che molto presto sfiorisce e che non rimane a lungo tempo. Quindi non è tanto importante la bellezza esteriore quanto piuttosto le nostre qualità interiori, perché quella passa, mentre le nostre virtù, le nostre capacità rimangono sempre. E questa storia ricorda a tutti noi che la vita è davvero un soffio, bisogna viverla bene, bisogna cogliere e assaporare ogni attimo, ogni istante di essa senza sprecarla, ma anche senza eccedere, sempre naturalmente rimanendo in una via di mezzo, perché in medio stat virtus, come ci ricordano gli antichi greci. Naturalmente di questa storia ci sono moltissime versioni, noi abbiamo appena letto quella del novellino. Narciso naturalmente è il simbolo di una persona altamente egocentrica ed egoista, perché il narcisismo è una parola che viene coniata proprio dal termine narciso, quindi da questo personaggio che qui diventa un vero e proprio cavaliere cristiano. E il narcisista è una persona egoista che spesso sfrutta gli altri proprio per raggiungere i propri scopi, i propri obiettivi. Il narcisista patologico non è in grado di provare emozioni, non prova empatia nei confronti degli altri e semplicemente sfrutta l'altro per i propri scopi, per raggiungere un obiettivo. Quindi ha questa smania particolare di eccellere, di essere superiore a tutti gli altri e vuole e desidera a tutti i costi l'approvazione degli altri, perché è una persona estremamente insicura, tant'è vero che non sa neanche distinguere un'immagine riflessa da una persona reale. Però esistono moltissime versioni di questo mito. In un caso Narciso si lascia morire di fame e di sete, quindi si abbandona sulle sponde del fiume e quindi poi viene trasformato nel fiore del narciso. In un'altra versione del mito invece cade dentro l'acqua proprio perché tenta in tutti i modi di baciare quell'immagine che è la propria immagine riflessa e quindi muore annegato. Mentre in un'altra versione ancora del mito, meno nota e poco conosciuta,
conosciuta, si racconta che Narciso avesse una sorella che gli somigliava tantissimo e che quando poi questa sorella viene a mancare, quindi non c'è più, lui, quando si specchia nell'acqua, inizia a contemplare la propria immagine, perché lui, assomigliando alla sorella, quell'immagine gli ricorda la sorella e quindi non riesce più a staccarsi dal fiume proprio per il ricordo della cara amata che ha perduto, e quindi poi alla fine anche lì muore. Davvero una storia interessante, e il filtro diventa la Bibbia, le sacre scritture e la dottrina cristiana in generale. E qui l'anonimo fiorentino non aggiunge nulla, perché la storia è nota e quindi il messaggio è molto chiaro. Non bisogna essere egoisti, pensare solo a se stessi, ma è bene invece aprirsi anche agli altri, a provare empatia. Però è anche vero che l'empatia non si può imparare, uno o ce l'ha o non ce l'ha fin dalla nascita. Potete fare tutti i corsi che volete, ma se uno non è dotato di empatia non la può imparare. Però fa riflettere, perché tutti noi possiamo quindi essere più aperti verso gli altri, più disponibili all'ascolto e all'aiuto reciproco. Spero che anche questa riflessione vi sia piaciuta e noi ci vediamo come sempre alla prossima lezione. A presto!